Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come abbiamo compreso, il nuovo decreto di Andronico, scritto per conto di Dio, suscitò le reazioni più avverse da parte della Chiesa, e ciò fu la goccia che fece traboccare il vaso e portò alla ribellione che culminò nella morte di Andronico Cristocomneno. Questa volta dobbiamo ringraziare Coniata, che scrisse in modo più dettagliato di questi eventi rispetto a Giovanni Cinnamo, per cui andiamo a vedere cosa ha documentato. È corretto avvisare che anche in questo caso si notano nel testo elementi che costituiscono indizi di rivisitazioni posteriori del testo originario. La testimonianza di Niceta Coniata inizia con informazioni interessanti. Ecco cosa ci dice. I re romani si considerano persone simili a dei nell'apparenza, eroi nella forza, pii e saggi come Salomone, giudici infallibili delle cose divine e umane. Loro stessi sono sia i predicatori del dogma che i loro giudici ed istitutori, e spesso punitori di chi non è d'accordo con loro. Così questo re, che fu riccamente dotato dalla natura del piacevole dono della parola, non solo scrisse messaggi eloquenti, ma compose anche parole catechetiche. A poco raggiunse il dogma divino e cominciò a parlare di Dio. Spesso, nascondendosi dietro lo smarrimento, proponeva domande della scrittura, cercandone la soluzione. Ma anche questo poteva comunque essere lodato. Egli enfatizzava completamente nella sua mente Cristo stesso e da se stesso. Si dice che mentre discuteva di questo dogma e stava per essere proposto all'esame generale, all'improvviso, in un movimento insolito, un terribile tuono si sollevò e molti caddero a terra. Ho tralasciato alcune parti del testo poiché la traduzione non aiutava a renderlo perfettamente chiaro e comprensibile, ma in breve possiamo riassumere il tutto in diversi punti. Da quanto ci viene detto, il re introduce un nuovo e audace insegnamento, e ciò provoca una tempesta e divisione nella Chiesa, che fino a quel momento contemplava il cristianesimo reale ancestrale, dove i componenti della famiglia reale si facevano venerare come dei, esigendo sacrifici in loro onore. Molti furono espulsi dal recinto sacro e divino, e probabilmente con questo decreto nacque il cristianesimo apostolico oggi in uso, e che prenderà il sopravvento soltanto più tardi, dal XIV secolo in poi, dopo la vittoria del Khan Dimitri Donskoi, l'antico Costantino I, da cui arrivò il secondo battesimo della Russia e la conversione al cristianesimo apostolico per l'appunto. Da quel momento in poi il cristianesimo ancestrale reale venne praticato lontano dagli occhi del popolo, in segreto. Il riferimento a Salomone ci dà l'indizio di una modifica più tarda del testo di Coniata, poiché questo personaggio sarebbe il riflesso biblico del sultano Solimano il Magnifico, personaggio del XVI secolo. Di conseguenza, probabilmente stiamo parlando di una sezione del libro di Coniata, di un'edizione dei secoli XVI-XVII. Parla di persone irragionevoli che introducono alla Chiesa un insegnamento nuovo e sconosciuto, riferendosi probabilmente al nuovo insegnamento introdotto da Andronico Cristo, re dei Giudei, che parlò con la nuova parola, la slovo, il logos. Anche in questo caso si nota che Coniata sottolinea la qualità dell'eloquenza ed il dono della parola di cui si fa portatore. Ci dice quindi che Andronico raggiunse i dogmi divini cominciando a ragionare su Dio, analizza la scrittura e ne parla con uomini dotti e allo stesso tempo tocca con noncuranza dogmi incomprensibili che sono carichi di gravi disordini nella società. Niceta Coniata condanna questa linea di pensiero del re, potrebbe anche essere lodato per la sua visione così ponderata, ma purtroppo Andronico, lo zar, reinterpreta il significato della scrittura soltanto per i suoi scopi, dando nuove interpretazioni laddove i padri della Chiesa avevano già definito e chiarito il tutto. In questo modo lo zar andò contro le autorità della Chiesa e fu fatto intenzionalmente, essendo consapevole delle implicazioni del suo operato, e lo si capisce poiché sottolinea che il re faceva tutto questo in relazione ai suoi obiettivi. La stessa situazione la troviamo nei Vangeli, quando Cristo mise in discussione molte usanze della Chiesa, scuotendo alcuni dogmi. Le sue parole introdussero un nuovo insegnamento che affascinò e richiamò molti sostenitori. Allo stesso tempo però emerse una potente opposizione da parte dei farisei, gli scribi ed i sommi sacerdoti.
Il parallelismo con Cristo lo traccia lo stesso Coniata quando ci dice che il re abbracciò con la sua mente Cristo stesso e da se stesso e fu istruito più chiaramente e perfettamente in tutto ciò che lo riguarda. Il commento del redattore successivo è curioso, poiché giudica il tutto come una semplice analogia, ma è ovvio che ci deve essere di più. Del resto è nelle parti trattate a sufficienza e piene di confusione che sono presenti i dettagli più importanti. Probabilmente il testo originale affermava direttamente che il re riformatore era Cristo, il quale iniziò una ristrutturazione radicale sia della Chiesa che della società. A questo punto la Chiesa si divise in due gruppi opposti. Coniata menziona chiaramente i nomi delle figure di spicco e influenti che furono deposte per dissenso ed afferma che non solo quelli menzionati, ma altri furono espulsi dalla Chiesa e quindi dal sacro e divino recinto. Questa vicenda avvenne poco prima della morte dello zar. Subito dopo lo scisma della Chiesa, Coniata passa agli ultimi giorni del re e qui ci riferisce di formidabili fenomeni naturali accaduti nel momento in cui la disputa sui dogmi si preparava alla considerazione generale. Un tuono terribile cadde a terra e molti saggi caddero. Questo è un fenomeno che ci dà un curioso parallelismo con i messaggi dei Vangeli sulla morte di Cristo. Dopo che rese lo Spirito, infatti, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò e le pietre si spaccarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi addormentati resuscitarono uscendo dai sepolcri. Entrarono nel luogo santo della città e apparvero a molti. Ditemi voi se non stiamo parlando della stessa situazione. Insomma, Coniata afferma che questo concilio fu convocato proprio con lo scopo di risolvere le diverse interpretazioni del dogma. Lo zar presentò la sua personale spiegazione e la difese ostinatamente e categoricamente di fronte ai numerosi oppositori. Sostenitori e oppositori si scontrarono in quello che oggi è conosciuto come il Concilio di Costantinopoli, o meglio Ioros Zargrad sul Bosforo, proprio al culmine dell'attività da imperatore di Andronico. Fu proprio Andronico Cristo a vincere, anche se temporaneamente, ed il suo nuovo insegnamento venne approvato. Coloro che non erano d'accordo furono respinti, lo zar ed i suoi apostoli e sostenitori minacciarono i loro avversari di morte, nonché di scomunica dalla fede affinché nessuno potesse contraddirli. Passò del tempo e gli oppositori tornarono per vendicarsi proprio nel 1185, scatenando una sanguinosa ribellione contro Andronico. I redattori successivi calcarono molto la mano, modificando il nome di Andronico Cristo, sostituendolo semplicemente con zar. Inoltre oscurarono l'essenza della disputa, cercando di confondere il lettore, dando interpretazioni varie molto sconfusionate, e l'essenza della questione si andò a perdere. Tornando ora al decreto, Cinnamo e Coniata ci dicono che venne scolpito su tavole di pietra e collocate nella grande basilica di Hagia Sophia, o grande tempio come veniva menzionata a volte nelle cronache. Ma qui sorge un problema di carattere cronologico, poiché la basilica venne eretta nella versione odierna non prima del XVI secolo dal sultano Solimano il Magnifico, riflessosi nella storia antica come re Salomone e Giustiniano. La precedente versione cristiana gotica della basilica venne costruita non prima del XIV secolo sotto Dimitri Donskoi, e cioè Costantino I, convertita nella versione odierna intorno al XVI secolo, come detto in precedenza, proprio dagli Atamani che invasero Costantinopoli nel 1453. Ovviamente si tratta di atamani cosacchi di fede cristiana e non musulmana, e lo stesso Solimano il Magnifico era di fede ortodossa, contrariamente a quanto asserisce la cronologia scarigeriana. Infatti, anche se gli atamani convertirono l'architettura della basilica, le icone cristiane rimasero e con esse anche la riproduzione delle tavole originarie, commissionate proprio da Solimano. Quindi all'inizio le tavole originali furono collocate in un tempio presente a Zargrad, e cioè Ioros, ed è probabile che nel corso del tempo il messaggio sia andato rovinandosi, e per questo è possibile che sia stato prima trascritto su delle pergamene o su della carta e conservate presso l'ufficio dei sultani. In seguito, poiché si trattava di un messaggio molto rispettato e venerato dagli ottomani ortodossi, venne fatta una replica da Solimano che probabilmente preservò con cura gli originali del XII secolo ereditati dai suoi antenati.
Il messaggio fu scolpito su tavole di marmo. Ovviamente ora sorvoliamo sulla tecnica utilizzata per imprimere le lettere nel marmo, e collocate nella navata principale sulla parete nord della nuova chiesa di Hagia Sophia, eretta da Solimano il Magnifico. Successivamente, in seguito al cambio dalla religione cristiana a quella musulmana, avvenuto nei secoli XVII e XVIII, le tavole di marmo vennero trasferite segretamente nel mausoleo di Solimano nella sua nuova moschea. Ci viene detto che tutto questo avvenne sotto il figlio di Solimano, e cioè Selim II, ma per le ragioni dette sopra ciò è impossibile, poiché lo stesso Selim ancora era cristiano secondo la ricostruzione della nuova cronologia, e fu sepolto nel cortile di Santa Sofia accanto alla tomba di suo padre e sua madre, insieme alle lastre del decreto di Andronico Cristo. Fu probabilmente nel XVII secolo, sotto il sultano Murad, o forse anche un po' più tardi, che una volta avvenuta la conversione dal cristianesimo all'Islam, il decreto di Andronico divenne ideologicamente obsoleto, procurando irritazione a nuovi sultani che lo consideravano eretico e dannoso. Queste tavole sono ancora là, incastonate nel soffitto del mausoleo di Solimano. Solo il retro è visibile e le lastre sono circondate da un bordo di marmo. Si nota proprio che il vestibolo della tomba è stato costruito sulle dimensioni esatte di queste lastre, poiché si adattano perfettamente al soffitto. Questo denota il rispetto con cui trattarono queste tavole, seppur portatrici di un messaggio eretico secondo il loro punto di vista. Oggi è possibile osservare le riproduzioni in gesso delle tavole di marmo fatte nel 1959. Sulla base di quelle create da Solimano, e molte domande possono nascere. Quanto del messaggio riportato sulle tavole originali è stato preservato? Le copie in gesso sono al 100% fedeli all'originale? Conoscendo le pratiche di storici, filologi, archeologi di stampo scaligeriano, queste domande non sono insensate, ma anzi più che legittime. Soprattutto alla luce del fatto che non sono presenti da nessuna parte le fotografie scattate alle tavole di Solimano contenenti il messaggio originario, e per forza devono esserci. Dopotutto le lastre sono state rimosse dalla tomba svariate volte per essere esaminate da archeologi, storici, fotografi, funzionari e personaggi legati alla cultura. Di sicuro avranno fatto foto, filmati, eccetera. Dove sono state conservate le immagini? Quello che si sa di certo è che il messaggio osservabile sui calchi in gesso non è completo, addirittura mancherebbe la sesta lastra, andata però perduta. In più, confrontando i calchi con gli originali in marmo, si nota una discrepanza nei difetti, poiché le lastre riprodotte in gesso sono integre, tranne che per i bordi di due tavole presenti sulla destra che sono irregolari. Sulla lastra di marmo presente sul soffitto del mausoleo di Solimano, più esterna in alto, è presente una grossa faglia, ed una delle tavole risulta essere più stretta. Tutti questi dettagli non sono presenti nelle riproduzioni in gesso. A questo punto è possibile che ciò che dice Ivanov riguardo al fatto che solo due delle lastre presenti sul soffitto siano originali è vero? E se così fosse, dove sono le altre 3 lastre originali rimosse da qui nel 1959? Dove sono state depositate? Sono forse state distrutte? Di sicuro c'è solo che la modalità di trascrizione del testo presente sui calchi in gesso è molto difficile da leggere. Ancora oggi gli addetti ai lavori non riescono a decifrare bene il testo parola per parola, per cui non esiste un'esatta traduzione letterale. Solo il senso generale è conosciuto, ma sarebbe importante riuscire a comprenderlo per intero, in ogni suo dettaglio, per capire a fondo l'idea espressa da Andronico Cristo. Anche se oggi ci sono solo le tavole fatte da Solimano, rappresenta lo stesso un documento di inestimabile valore, poiché probabilmente quelle tavole lì riproducono fedelmente quelle originarie. Lo stile utilizzato è un indizio di ciò, poiché è uno stile di scrittura che può essere considerato greco-medievale, la cui tradizione di interpretazione oggi è andata in gran parte perduta e che si differenzia molto dal famoso greco antico, creato molto recentemente in realtà, durante la riforma del XVII-XVIII secolo, insieme alla sua nuova versione. Fomenko e Nosovsky hanno inviato le foto del testo ai filologi universitari in Grecia e dell'Università di Mosca, che hanno comunicato la loro incapacità nel leggere il testo. L'originale greco antico, risalente ovviamente al Medioevo, prima che le versioni moderne vennero create, è qualcosa di totalmente differente.
Questo a mio avviso testimonia che ciò che pensiamo essere molto antico in realtà è stato creato molto recentemente e ciò che faceva parte del precedente mondo prima che venisse modificato durante la riforma è stato sapientemente ed intenzionalmente occultato e fatto cadere nell'oblio così da creare un vuoto conoscitivo. Sarebbe bello riuscire a far riemergere nuovamente il senso ed il significato di queste modalità di trascrizione, così da ottenere ulteriori informazioni e forse anche nel loro senso originario, fuori da qualsiasi alterazione, e molto si comprenderebbe della storia. Bene, anche questa volta siamo arrivati alla fine della puntata. Il viaggio volto alla scoperta dei parallelismi biografici però non si conclude qui, perché c'è altro ancora da scoprire, sia parallelismi maggiori che minori, ma pur sempre interessanti. Una volta completata questa fase andremo avanti a scoprire tutto ciò che riguarda la famiglia reale, i dei delle varie mitologie con tutti i loro intrighi e pratiche alquanto discutibili. Grazie per aver guardato il video, supporta il canale lasciando un mi piace, commenta per farmi sapere cosa ne pensi e iscriviti per non perderti i futuri video. Grazie ancora e a presto.